tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare dei prodotti che utilizzo durante la mia shower routine, durante la mia doccia. Scusate se oggi sarà un video un po' più silenzioso, un po' con un'energia un po' più così, ma è notte fonda e ho dovuto per forza fare i video adesso perché non ho un altro momento e quindi ve li farò vedere in silenzio, però dovrebbe sentirsi comunque, quindi per questo non c'è nessun problema. Per chi non mi conoscesse mi chiamo Marco Delia, sono ex Mr. World Italia, ho lavorato nella moda, ho studiato comunicazione, social media, sono un ex nuotatore agonista, ho fatto un sacco di cose per poi arrivare adesso a essere un content creator e yogi full time. La mia passione per la crescita personale mi ha portato a cercare di diventare la versione migliore di me stesso e sono ancora in questo percorso, ma invece di cercare la risposta all'esterno la sto cercando all'interno. Questo vuol dire entrare nel percorso interiore. Non vuol dire però che vivendo nella società io non possa comunque conciliare la bellezza e la crescita esteriore con quella interiore. Ne ho già parlato anche in un altro video su come conciliare beauty e crescita interiore, e quindi anche questo video di oggi fa parte proprio di arrivare alla versione migliore di se stessi in ogni ambito, anche dal punto di vista esteriore. Siccome me l'avete chiesto e i miei video sulla mia shower routine o comunque sui prodotti che utilizzo sono quelli che di solito funzionano meglio e mi chiedete di più, oggi vi faccio vedere, date le varie domande: Marco, ma che shampoo devo usare? Marco, ma che balsamo devo usare? Marco, ma che prodotto usi come pettine? Oggi vi faccio vedere esattamente quello che oggi 10 maggio 2023 utilizzo per fare la mia shower routine, quindi prodotti per i capelli che utilizzo. Se poi avete altre idee per i video oppure vi va di chiedermi magari la mia skincare routine o altri prodotti che utilizzo per altri tipi di routine, fatemelo sapere. Allora, partendo dal presupposto che prodotti li provo, li testo, quindi dipende veramente tanto, il brand dipende veramente dal momento, dipende da cosa sto testando, dalle varie collaborazioni. Tendenzialmente nel mondo capelli non vado tanto sulle collaborazioni ultimamente e quindi tutti i prodotti che vedete la maggior parte li ho scelti, quelli che non ho scelto e che sto testando ve li vado a dire ovviamente per trasparenza. In ogni caso il link di tutti questi prodotti è in descrizione, cercherò di avere un'opinione più onesta possibile in modo che anche voi potete capire che cosa provare e che cosa no. Secondo disclaimer, la maggior parte dei prodotti che vedete qui sono prodotti naturali e come ho già parlato in un video in cui spiego come crescere i capelli meglio, i 10 consigli per i capelli, io preferisco prendere prodotti naturali. Non è meglio o peggio di prendere prodotti non naturali o comunque con siliconi, parabeni, solfati, semplicemente è una mia scelta. Io preferisco prodotti naturali perché secondo me nutrono meglio il capello, permettono al capello di durare più nel tempo e lo fanno non solo apparire bello come se fosse del make-up che dura una giornata, mezza giornata, 2 giorni, però poi quando finisce l'effetto dopo si inizia a vedere la bruttezza e la condizione del capello, ma questi invece magari all'inizio sembra che rendino il capello peggiore, in realtà è perché mostrano la condizione che prima stavi nascondendo con prodotti invece abbellenti, ma pian piano nel tempo iniziano ad abituarsi e a essere veramente nutriti e grazie al fatto di essere sani diventano belli per quello, perché sono sani e nutriti da dentro, e quindi inizierete ad avere meno bisogno di docce, lavare i capelli meno, e quindi questi prodotti vi dureranno anche di più. Iniziamo con i primi prodotti. Ovviamente inizio la doccia con che cosa? Con lo shampoo. Al momento come shampoo sto utilizzando questi 3 prodotti. Il primo è Davines OI e questo l'ho scelto io, mi piace tantissimo, l'odore è buonissimo, uno dei migliori shampoo che ho provato, mi hanno anche fatto i complimenti per i capelli e per l'odore dei capelli. Il secondo idem, questo l'ho scelto io ed è Moroccan Oil, anche questo un ottimo shampoo, forse per capelli un po' più ricci. Questo è l'Hydration, la versione Hydration. Questo invece me l'hanno dato come regalo, tra virgolette, un brand, Fragile Cosmetics, e lo sto testando. E dato che la mia routine, ve l'ho già detto nel mio video routine, prevede 2 shampoo, quindi utilizzo uno shampoo, lo sciacquo dopo un minuto di massaggio bene sullo scalpo e poi metto un altro shampoo, tendenzialmente vado a fare una routine di questi 3 e provare varie combinazioni di quello che mi piace di più, di quello che mi piace di meno. Sono tutti 3 molto validi. Un'altra opzione era di Shea Moisture, sono quelli che ho sempre utilizzato prima di comprare questi, li trovate anche su Amazon, costano meno e anche quelli sono molto validi, soprattutto per i capelli mossi o ricci. Dopo aver utilizzato lo shampoo 2 volte, io ho 2 docce a settimana e vado con il balsamo o la maschera.
una doccia della settimana utilizzo il balsamo, l'altra doccia della settimana invece uso la maschera. Come balsamo attualmente sto utilizzando sempre della linea di Davines OI, questo è quello che utilizzo, mi piace molto, mi piaceva tantissimo anche quello di Moroccan Oil quando stavo testando Moroccan Oil, non ne vado matto, questo secondo me è un po' migliore a livello di balsamo perché l'altro facevo fatica un po' a districare i capelli con il balsamo, cioè con il pettine. Di Fragile Cosmetics non ho il balsamo, in realtà balsamo e maschera non sarebbero intercambiabili, però preferisco utilizzarne una volta a settimana, uno per uno ciascuno. Quello di Shea Moisture io utilizzavo quello all'ibisco per capelli ricci e anche quello mi trovavo molto bene, idem quello anche per capelli forti al castor oil, quindi all'olio di ricino. L'altra doccia della settimana dunque invece uso la maschera e al posto del balsamo, e come maschera attualmente sto utilizzando sempre della linea OI di Davines, tra l'altro prodotti super buoni, tutti hanno lo stesso odore di pulito e con olio di Ruku, e questi qua è un hair butter in realtà più che una maschera, burro, però è molto molto nutritivo, entrambi si spargono bene su tutto il capello, lasciano un bel boccolo, li lasciano belli lucenti, nutriti, mi piace molto. La maschera di Moroccan Oil mi era piaciuta, a dirvi la verità, un po' troppo costosa, però tutti i prodotti Moroccan Oil mi hanno colpito in realtà, se devo dirvi la verità. Fragile Cosmetics li sto testando attualmente, vado di una volta proprio perché sto testando le varie combinazioni. Questa è la Reborn Repairing più Regenerating Hair Mask, quindi anche questa è sempre sulla linea Repair. Io tendenzialmente cerco di prendere non sempre la stessa linea come vedete di Davines, ad esempio quando avevo preso Shea Moisture o quando avevo preso Moroccan Oil ho preso magari la linea di shampoo hydration. Per il conditioner tendo a prendere invece qualcosa per i ricci, quindi come balsamo qualcosa per i ricci, e la maschera invece qualcosa che va a riparare o a ricostruire il capello, quindi vado un po' a scegliere queste tre cose qua. Quindi ottimo che questa maschera che mi hanno dato, come vi ho detto tutti quelli di Fragile Cosmetics me l'hanno data, questa è Regenerating Repair. Mi sto trovando in realtà bene con tutti, i capelli li vedete sono sani, sono forti, sono sempre più lunghi, ho tagliati in realtà poco fa per una buona lunghezza, però mi piacciono, questa è la situazione. Durante il balsamo e la maschera quello che vado a fare è utilizzare un pettine in legno di sandalo, questo è della Eclef, ve lo lascio in descrizione, per districare. Questo è a denti larghi, quindi per i capelli mossi e ricci va meglio, li rompe meno, e quello in legno di sandalo è quello che spezza meno il capello e in più, non essendo statico, non va a creare quel frizz ulteriore, quel crespo ulteriore nel capello quando lo asciugo. È un consiglio che mi sono dimenticato di dirvi, con il pettine, se avete i capelli lunghi, semplicemente cosa fate? Non dalla radice fino a così, ma semplicemente prendete le punte dal basso e iniziate con 1 centimetro alla volta, poi un po' più in alto, poi un po' più in alto, poi un po' più in alto, poi più in alto, prendete tutti i capelli fino a che riuscite a districarli bene, tutti all'indietro come preferite, per non andare a distruggervi i capelli. Poi essendo che la maschera la lascio un po' di più, quindi 15 minuti circa sopra, ne approfitto per lavarmi il corpo, quindi tendenzialmente o quando ho il secondo shampoo, che quindi lo massaggio bene, lo tengo 3-4 minuti, o quando ho il balsamo o quando ho la maschera, tendenzialmente vado a fare queste cose extra, quindi quando maschera e balsamo mi pettino il capello per districarlo bene, quando ho il prodotto sopra, prima di sciacquare vado a lavarmi il corpo con il bagnoschiuma, quello in realtà vado a caso, per ora non ho trovato un bagnoschiuma che mi ha colpito più degli altri, o vado a radermi. Tendenzialmente io per igiene mia personale preferisco radermi solo la parte petto e pancia e le ascelle, è una cosa che ho deciso di farlo da quando facevo nuoto e utilizzo questo rasoio che secondo me è il migliore, non ne ho mai trovato uno migliore, questo è il Gillette e utilizzo 2 lame diverse per tagliarmi anche la barba, quindi mi rado la barba con lo stesso rasoio e con una lama diversa ovviamente. Questo è il Pro Glide, quindi va benissimo, non mi sono mai trovato in nessuna difficoltà, toglie tutto bene e mi rado anche il corpo. Per il corpo però utilizzo questo, che è un trick, questo qua è veramente un life hack che ti salva la vita, non capisco perché tanta gente ne utilizzi, della King Gillette, ma ce ne sono tanti, però io vado a comprare sempre questo, mi piace l'odore, molto maschile, molto mascolino. Qua sarebbe un gel da rasatura trasparente per la barba, in realtà io lo metto sul corpo e fa in modo che 1 la lama si consumi molto più lentamente del rasoio, 2 passa molto più facilmente, più velocemente, e la rasatura non ti lascia irritazioni, è con tè bianco e va benissimo, ve lo consiglio. Tra l'altro dura tantissimo, costa tipo 3 euro e
e vi dura mesi e mesi, perché essendo gel si distribuisce bene. Poi mi strizzo i capelli quando ho sciacquato tutto, mi strizzo i capelli, vado fuori dalla doccia e sto provando questa nuova routine. Invece di asciugarmi i capelli, cioè tamponando i capelli e poi metto i prodotti di styling, sto provando una nuova cosa che mi hanno lasciato nei commenti su Instagram. Tra l'altro seguitemi su Instagram se non mi seguite, che è quella invece di provare i prodotti di styling, mettere i prodotti di styling quando i capelli sono già proprio ancora quasi grondanti da dopo la doccia, e perché dicono che funzionino meglio, e dopo mettere invece un turbante e asciugarli. Non uso il phon, come vi dico sempre, io non mi piace il phon, non l'ho mai utilizzato, mai lo utilizzerò, lo facevo quando facevo nuoto, avevo i capelli distrutti, non sono un fan del phon, secondo me se utilizzato in modo scorretto ovviamente può fare male i capelli, li stressa, e anche utilizzato nel modo corretto, secondo me è meglio non utilizzarlo. Piuttosto asciugateli, io vi ho detto li strizzo e poi con un panno in microfibra vado a scranciarli dal basso. Prima di scranciarli dal basso come facevo prima, adesso invece metto i prodotti di style. Come prima cosa vado a spruzzarmi sulle punte, ovviamente, cioè sulle mani, e poi applico sulle punte degli spray. Ho utilizzato per un po' questa qua della Revlon, non mi trovo male in realtà, tutti i prodotti Revlon sono abbastanza buoni. Questo è Unique All-in-One, quelli in cui mi sono trovato meglio sono questo qua invece della Kerastase, che mi è stato dato ed è un ispessente, quindi per capelli, per ispessire il capello, e questo qua secondo me è il migliore, All-in-One Milk, va proprio a nutrire il capello al 100%, gli dà lucentezza, sono molto utili. Ragazzi, i prodotti di styling sono necessari, soprattutto l'ultimo che vi dirò. Poi vado ad applicare o prima o dopo, insomma, dipende, ma tendenzialmente come secondo vado ad applicare questo, che è un gel sempre della Kerastase. No, scusatemi, è un siero, quindi vado ad applicare i sieri, dipende dal momento che sieri ho. Adesso sto utilizzando questo che è un ispessente, vado proprio ad applicarlo sulla cute, nelle parti dove voglio far crescere il capello, ma tendenzialmente dovresti applicarlo su tutta la cute per evitare sbilanciamenti. Questo è un altro degli spray, scusa, sono dimenticato, sempre di Fragile Cosmetics, ed è Rise Volumizing e Texturizing Hairspray, quindi vado ad applicare questi, insomma. Poi di solito non li applico tutti, o uno o massimo due insieme. Terzo prodotto di styling, sempre sulle punte, vado ad applicare quelli di Moroccan Oil, quindi vado a mettere un qualcosa per il riccio, quindi il curl, oppure hydration. Tendenzialmente ultimamente sto utilizzando il curl, mi piace tantissimo, non ho mai trovato degli styling così validi come quelli di Moroccan Oil. Costano un po', però secondo me ne vale la pena. Ti tolgono il crespo, ti fanno durare il riccio di più, ti fanno durare i capelli di più, profumano, si asciugano meglio, fanno quel capello unito, tutto unito, boccoloso, molto bello, non c'è niente da dire. Un altro in realtà con cui mi ero trovato bene era uno sempre della Revlon ed era Orbital 2, ve lo lascio in descrizione, è quello di cui parlavo anni fa sul mio canale prima di scoprire Moroccan Oil, anche quello è molto valido, me l'aveva consigliato la mia parrucchiera. Per chi invece vuole fare il look, quello da surfer di cui ho parlato nei miei primi video, nel momento dello spray invece mettete quello al sale marino, il migliore secondo me è quello sempre della Davines, che non va a seccare i capelli, anche quello ve lo lascio in descrizione. Come ultima cosa, ogni tanto, di solito una volta a settimana, durante la doccia quella un po' più intensa, che è quella, la seconda, quindi quella con la maschera in cui mi rado, perché mi rado una volta a settimana, metto anche alla fine di tutto un po' d'olio, questo olio qua che sto testando sempre della Fragile Cosmetics, Restoring Plus Multipurpose Oil Bloom, quindi ha varie cose che vanno semplicemente tamponati sulle punte. Ricordatevi che i prodotti di styling, la maggior parte, a parte i sieri, vanno, non tutti i sieri in realtà, però la maggior parte vanno tutti applicati sulle punte. Ricordate di applicare sulle punte anche il balsamo e la maschera, invece lo shampoo va massaggiato bene sullo scalpo. E poi l'ultima cosa, come vi ho detto, vado a prendere un panno in microfibra, perché è quello che secondo me funziona meglio, tampono i capelli dal basso e poi mi faccio un piccolo turbante mentre finisco la mia routine di doccia, quindi pulisco la doccia, metto a posto il bagno, apro la finestra, mi metto il deodorante, quello in allume di rocca, che secondo me è uno di quelli che funziona meglio, anche quello è un life hack. Lavo l'Apple Watch, perché tendenzialmente mi piace lavare l'Apple Watch, mi piace lavare l'anello, mi piace lavare l'Aerodraksha, tutte quelle cose che praticamente indosso sempre. Lavo bene, sciacquo, mi metto le mie cose, tutte le mie cose, e poi vado in bagno, e dopo circa 10-15 minuti che ho il turbante lo tolgo, anche meno di solito, 5-10 minuti, lo tolgo e poi li lascio asciugare così com'è. Voi mi direte, ma Marco, ma d'inverno, ma Marco, ma se devo uscire in fretta, ma se vuoi usare il phon utilizzalo con un diffusore, va bene, però io semplicemente mi sono abituato negli anni a fare la doccia quando so che non uscirò per almeno un'ora, mi ci vuole circa mezz'ora, un'ora perché i capelli si asciughino in modo naturale, e quindi semplicemente so che per un'ora non dovrò uscire, oppure esco col capello leggermente bagnato. Ricordate
ricordate che la cervicale è triggerata da altre cause, il capello bagnato può triggerarla, può farla scattare, ma non è la causa della cervicale, può essere una delle cose che lo fa sentire, lo fa scattare, quindi in quel caso bisognerebbe andare a sentire un medico per capire il problema della cervicale, o semplicemente aspettate di uscire o fatela la sera. E ricordate, seconda cosa, io prima di finire la doccia, ultimo tip, faccio la doccia fredda. Faccio il metodo Wim Hof, quindi le mie respirazioni, massimo 2 minuti di acqua fredda prima di uscire, se è mattina o giorno. Se è sera faccio un po' meno, perché sennò l'acqua fredda ti fa salire un sacco di energia, tantissimi benefici. Ho già fatto un video sul metodo Wim Hof e sulle docce fredde, ve lo lascio in descrizione, ma tendenzialmente ti dà tantissima energia, adrenalina, carica, e quindi se lo fai di sera e prima di andare a letto va a rovinare un po' il sonno. Quindi se lo faccio la sera faccio 2 minuti di acqua fredda, o magari un po' meno, perché dopo i 2 minuti comunque non ci sono ulteriori benefici dell'acqua fredda. Occhio alla testa, non bagnatevi sotto l'acqua fredda per troppo tempo la testa, perché lì vi può fare del male, soprattutto il corpo. Fate, se volete provarci, comunque vi lascio il link in descrizione anche al metodo Wim Hof se volete dargli un'occhiata. E poi vado, magari se è sera e ho bisogno invece di un po' di calore, vado a rimettere l'acqua calda e sto un 30 secondi sull'acqua calda e poi esco. Ecco qua ragazzi, questa è la mia routine, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, com'è la vostra routine, quali sono i vostri prodotti preferiti, se avete qualcosa anche da consigliarmi per i prossimi video, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ci rivediamo al prossimo video. Se avete qualsiasi cosa su Instagram scrivetemi che vi rispondo a tutte le domande. Ciao ragazzi!